Quando pensiamo alle bombolette spray, di solito pensiamo sempre alla stessa cosa, una vernice, un lubrificante, fine della storia. Poi ho scoperto che esistono bombolette per impregnare il legno, bombolette per sciogliere il silicone, addirittura bombolette per verniciare i Caterpillar, i New Holland, i John Deere. Voi lo sapete chi è John Deere, ma lo sapete noi che cosa fa? Ma la domanda ne è una sola: servono davvero o sono solo delle idee strampalate messe dentro una bomboletta? Ecco, questo vedremo in questo video. 7-8 tipologie di bombolette che probabilmente non avete mai sentito. Venite con me. Vai! Impregnante spray. Sì, l'impregnante, avete capito bene. Da oltre 100 anni l'impregnante si passa con il pennello, con il rullo, con la spugna. I falegnami professionisti, quando realizzano grosse superfici, verniciano grosse superfici, utilizzano l'aerografo e possono impregnare appunto con l'aerografo. Ma nel mondo dei comuni mortali, nel mondo hobbistico, esiste anche l'impregnante spray. Non potevo non farmi inviare dagli amici di Ambrosol il noce scuro, il mio tanto amato noce scuro. Quindi, che cosa fa l'impregnante? In generale l'impregnante nutre e protegge il legno, soprattutto all'esterno, dà anche il colore, magari se andiamo a utilizzare legni un po' più economici come l'abete, il pino, ma nel caso di una bomboletta spray, che cosa fa? Va a lavorare nelle parti più difficili, un po' come se fosse questa cassetta. Io devo andare a verniciare in questa cassetta e quindi faccio fatica col pennello, magari ne devo fare 20-30, e l'impregnante in spray mi dà una velocità e un'uniformità di passata per quanto riguarda la stesura dell'impregnante, e quindi l'impregnante spray viene in aiuto proprio per queste lavorazioni. Logicamente non ci sono da pulire vari attrezzi, perché qui non sporchiamo pennelli, non sporchiamo spugne, panni, stracci eccetera eccetera. L'importante sarà pulire per 2 secondi a testa in giù l'erogatore, così non rimarranno residui. Logicamente sono anni che io non miscelo più le bombolette spray. Se volete sapere come ho costruito questo accrocchio, trovate il video verticale su Instagram in collaborazione con Ambrosol. Colla multiuso permanente. Avete mai visto la colla racchiusa in bomboletta? Questa veramente è utilissima quando andiamo a lavorare su grosse superfici. Dobbiamo incollare svariati materiali, quindi a elevate prestazioni su gomma, metallo, materiali vinilici, tessuti, legno, plastiche in genere, e quindi veramente multiuso. Questa tipologia di bomboletta magari tanti di voi non la conoscono, ma ce l'ho sempre una bomboletta pronta all'uso per lavori trasversali. Devo incollare carta sul legno oppure della gomma, quindi veramente un uso pazzesco di questa colla, perché con l'erogatore possiamo fare grandi superfici ma senza vari accumuli di colla. Magari se la passo col pennello, perché passare di solito varie colle col pennello di questa tipologia, questa particolare tipologia, veramente facciamo fatica. Questa infatti, amici, è la colla più utilizzata dai tappezzieri, quindi quando fanno delle parti tipo legno, gomma, legno, tessuto, è utilizzata tantissimo. Che cosa c'è in questa bomboletta? È uno smalto effetto ceramica. Sì, avete capito bene. Posso camuffare oggetti come se fossero ceramica. Veramente, veramente interessante. Effetto ceramica. Questa bomboletta, appunto, amici, promette di fare grandi cose. Perché? Perché se io prendo un pezzo di legno, un vaso in terracotta, mi dà la sembianza di ceramica. Noi sappiamo che per ottenere la ceramica ci vogliono dei processi molto lunghi, processi industriali, cotture in forni, quindi non è una cosa che possiamo fare fai da te, ma con questa bomboletta possiamo ottenere un ottimo risultato. La cosa fondamentale per ottenere un ottimo risultato per questa tipologia di finitura, quindi smalto effetto ceramica,
e avere un'ottima preparazione del supporto. Nuova bomboletta, amici, sciogli silicone. Sì, avete capito bene, sciogli silicone. Quante volte dobbiamo fare una riparazione? Infatti vi mostrerò il silicone sul lavandino che negli anni si è fatto brutto nero ed è difficile toglierlo, no? Proprio per le proprietà del silicone. Ecco qua, questo è il prodotto che fa per voi. Lo sciogli silicone. Già tutto il nome è un programma, sciogli silicone. E infatti, amici, mettere il silicone è facile, togliere è tutto un altro lavoro, anche perché con questo prodotto lo rende morbido, lo rende veloce, evita i graffi sulla superficie che dobbiamo andare a eliminare il silicone, e quindi veramente un prodotto che può aiutare tantissimo nel lavoro o in qualche riparazione. Questo è quel classico prodotto che avrei voluto conoscere tanti anni fa. Se precedentemente abbiamo visto lo sciogli silicone, adesso andiamo a vedere il silicone spray. Ma sia chiaro, questo non è il silicone come lo pensiamo. Non è il silicone che sigilla. Questo lubrifica, protegge la gomma e la plastica, riduce l'attrito, è ottimo anche come distaccante, no? Quando facciamo i lavori col cemento, i lavori con la resina epossidica, quindi un prodotto molto molto versatile. E infatti, amici, questo ha molti più utilizzi del previsto. Qui, amici, abbiamo non una, non due, ma ben 3 bombolette. Zinco. Questa è una serie di bombolette che è utilizzata per la maggiore dai professionisti, soprattutto i fabbri. Io l'ho visto utilizzare nei cantieri sempre con i fabbri. Lo sapete perché? Perché questa dà una particolare mano sull'acciaio, diciamo il comune ferro, detto acciaio, tecnicamente acciaio al carbonio. Che cosa fa il zinco? Detto, diciamo, nei sistemi professionali è detta galvanizzatura. Quindi che cosa fa? Nell'acciaio, che sia nella costruzione di portoni, cancelli, ringhiere, barriere, dopo che il fabbro ha saldato la ringhiera, porta a fare una galvanizzatura, una zincatura del metallo per dare una maggiore tenuta alle intemperie. Queste bombolette fanno proprio questo. Qui vediamo zinco scuro, zinco chiaro e zinco brillante. Quindi queste 3 come piccole applicazioni sono adatte molto per le riparazioni. Oppure vi faccio un esempio: una piccola cassetta della posta che si è rovinata, gli posso dare una nuova vita. Oppure i fabbri la utilizzano quando vanno a lavorare su dell'acciaio già zincato, galvanizzato, e dove c'è la saldatura la galvanizzatura si perde, e quindi vanno a fare dei ritocchi con questo prodotto. In base anche, vedete, ci sono di fare finiture, e questo nell'utilizzo nostro faidateistico può essere molto utile quando andiamo a proteggere un elemento di acciaio classico, ferro nero, che vogliamo andare a proteggere, oppure una parte che è stata saldata su appunto un ferro zincato galvanizzato, gli andiamo a dare una protezione maggiore. Queste sono delle finiture tecniche a spray, ma che nell'utilizzo di tutti i giorni è meglio conoscere. Ed eccole qui, come possiamo vedere dal colore, queste sono le più divertenti. Queste sono della linea carrozzeria. Perché carrozzeria? Perché qui riproducono dei colori di note marche. Quindi qui parliamo di carrozzeria, lato agricoltura, lato movimento terra. Sì, perché vedete questo è l'arancione, il giallo, diciamo così, il giallo Caterpillar. Quindi io ho un escavatore Caterpillar, posso andare a fare i ritocchi. Oppure io ho un trattore New Holland, che sarebbe l'ex Fiat, posso andare a fare i ritocchi con il mio blu. Oppure un trattore John Deere, nota marca di brand di trattori iper mega professionali, e quindi posso andare a fare i ritocchi. Quindi questo per noi e più ve lo sto presentando come cosa goliardica di divertimento, perché quando stavo sfogliando nel catalogo di Ambrosol mi sono fatto una risata, amici, perché dico, guardate, qui ci sono anche per i brand di agricoltura, trattori oppure movimento terra.
Altro set di prodotti, amici. Questi probabilmente già li conoscete, ma li conosciamo in modo sempre che si passano col pennello. Qui abbiamo un trittico, un tris di fondi, primer e fondo, che poi tradotto primer dall'inglese all'italiano sempre fondo è. Però qui abbiamo alcuni fondi per l'utilizzo che ci possono servire soprattutto quando andiamo appunto a verniciare parti molto particolari. Vi faccio un esempio: qui abbiamo un primer antiruggine, quindi antiruggine è un primer, quindi una bomboletta a spray che posso utilizzare prima della verniciatura a spray, appunto, quando vado a fare i piccoli parti di acciaio nero, vado a riparare una bicicletta, qualcosa di arrugginito, tolgo la ruggine, gli do un primer per poi passare la seconda mano di classico spray colorato. Quindi, oppure qui abbiamo un fondo bianco e anche filler. Filler in inglese significa riempitivo, quindi ho fatto delle lettere, non lo so, in MDF, le devo andare a impermeabilizzare. Sappiamo che l'MDF assorbe tanto, soprattutto nella costa. Posso andare a dare un prodotto del genere, perché magari le lettere col pennello, col rullo, mi è difficile primerizzarle e quindi un prodotto del genere ci viene in aiuto. Logicamente ci sono anche svariati colori, vedete, questo è un primer antiruggine bianco, un primer antiruggine nero. Quindi anche questi, quando andiamo a fare dei fondi, andiamo a fare la preparazione, noi sappiamo quanto è importante per una buona verniciatura in generale la preparazione del fondo. Questi ci vengono in aiuto. Nuova serie di prodotti, amici. Che colori appariscenti? Sono dei traccianti. Che cos'è un tracciante? L'avete mai sentito? Questi si utilizzano per la maggiore nell'edilizia e nel movimento terra, nella costruzione di case, che servono a tracciare il terreno. Infatti, amici, perché ve l'ho presentato? In confronto alle bombolette classiche non hanno il beccuccio a 90 gradi, ma hanno il beccuccio che si può spruzzare a terra. Perché? Perché queste, infatti, con colori molto appariscenti, servono per tracciare nei terreni. Non so, io devo costruire la mia casa, vado a riportare dal progetto sul terreno e quindi chi magari utilizza l'escavatore con un tracciante ad alta visibilità, vedete questo è arancione, verde fluoro, fucsia fluoro, va a vedere meglio sul terreno dove poter tracciare. Io mi ricordo quando lavoravo in edilizia tanti anni fa si utilizzava un sacchetto di gesso che era bianco e noi con le mani andavamo a spargere. Qui questa è l'evoluzione, quindi come si può vedere pure sull'asfalto, no? Io devo fare dei lavori e vado a tracciare. Infatti la bomboletta, vedete, non ha l'erogatore a 90 gradi, ma perché? Perché io posso andare a spruzzare verso il terreno e quindi un'altra bomboletta particolare. Ultimo prodotto che vi presento, ci sono anche in vari formati, io dovrei avere i vari formati, aspettate. Ecco qui, dovrei avere pure in giro qualche bomboletta più grande. Se gli amici di Ambrosol lo vedono questo video mi dicono: ma dove sta la versione più grande? Praticamente questo è uno dei loro prodotti di punta, l'XT10. È un lubrificante multifunzione, come dice stessa la parola, ha 10 caratteristiche diverse, racchiuse tutte in un unico prodotto. E quindi questo può essere nel nostro armamentario l'arma segreta che ci può aiutare in tantissime, veramente tantissime applicazioni. Questo veramente mi sembra da portare tipo EDC, Everyday Carry, con noi amici. E quindi questo prodotto già l'abbiamo visto negli anni scorsi, da quando collaboro con gli amici di Ambrosol, e io li ringrazio perché mi hanno messo a disposizione il loro catalogo. E quando gli ho presentato questa idea carina per presentare 10 tipologie di 7, 8, 10 prodotti particolari che magari tanti di noi non conoscevano nemmeno l'esistenza, e quindi eccomi qua, l'ultimo, veramente uno dei loro prodotti di punta, lo utilizzo sempre nel mio laboratorio e ormai sta nelle mie varie postazioni vernici, qui soprattutto nella parte del metallo, e quindi amici anche questo super consigliato. Ed eccomi amici, fatemi sapere qual è l'applicazione di bombolette che voi non sapevate. Per me John Deere rimane un must. Ci vediamo al prossimo video per nuove sfide e nuove avventure. Che Dio vi benedica a tutti quanti. Ciao.